Eccoci, siamo in diretta con Samir Handanovic, il miglior portiere della Serie A. Il premio però, Samir, anche dopo questi 90 minuti è tutto tuo perché hai fatto degli interventi eccezionali. Bisognava confermarlo, no? Era giornata che più che mai bisognava fare qualcosa in più e vincere questa partita. Il portiere sta in porta per parare. È andata bene, godiamoci questo momento, però bisogna puntare ancora più in alto. Ecco, l'Inter è pazza, insomma ci sono state tante partite che hanno dimostrato questo, forse questa sera però ancora di più, perché sul gol dell'Empoli poi c'è stato un po' di defiance, un po' di paura, Samir. No paura, ma è quel tipico ragionamento che smetti di giocare, che la vuoi gestire, che è sbagliato, ma non succede solo a noi, anche alle altre squadre. Che dire, c'era da sudare oggi, l'abbiamo sofferta e alla fine abbiamo vinta, e quella è cosa che conta, non come, ma che l'abbiamo vinta e che l'abbiamo fatta, e penso che siamo meritatamente in Champions League. Esatto, l'Inter in Champions ancora una volta dopo l'anno scorso, però parlando anche dell'atteggiamento della squadra visto oggi, è stato completamente diverso rispetto a quello di Napoli. È una lezione quella sconfitta, vi è servita? No, non credo, partita diversa dell'oggi. Io voglio ringraziare il pubblico e tifosi che sono stati meravigliosi oggi, sembrava una notte di Champions, che ci hanno spinto, e senza di loro secondo me oggi era difficile da farla. Grazie anche a loro, e questo andare in Champions League è merito anche a loro. Tanti scrivono che siamo in Champions soprattutto grazie a te, invece che la fascia ti dovrebbero fare santo, Samir, perché non è la prima volta insomma, che salvi l'Inter in tante partite. Parlando della squadra insomma, che verrà, avete fatto la Champions League quest'anno, siete usciti insomma, nella maniera insomma, che tutti ci ricordiamo, anche in questo caso qui è qualcosa che vi serve per cercare di affrontare una competizione europea che ovviamente lo sapete è diversa dal campionato. È vero, hai detto perfettamente tutto tu, perché c'era un'esperienza che è servita, che oggi partita assomigliava un po' a quella di Eindhoven, no? Oggi bisogna solo agire, non reagire, non bisognava guardare agli altri ma mettercela tutta e fidarsi solo di noi stessi, e quello secondo me è anche quella partita maledetta contro il PSV è mancata, che siamo usciti male e siamo rimasti male, e abbiamo anche pagato un po' nel campionato quella sconfitta. Però oggi è un giorno comunque da festeggiare, perché non era facile per niente. Empoli è una squadra tosta, che c'ha ragazzi giovani, di personalità, e che si sono presentati a San Siro un secondo tempo nei miglior modi. Senti, ma vuoi dire qualcosa ad Ambrosio su quell'intervento? Ma quello sul palo? Ma non l'ho visto neanche bene, devo rivederlo, perché mi sono girato, è andata palla sul palo, poi l'ho presa, non so, ma è parato? Ha fatto un intervento ai limiti delle leggi della fisica, perché poi è andata sul palo, insomma, e alla fine siamo riusciti a mantenere il risultato. Grazie Samir, sulla traversa, sì, grazie Samir, merito a te, insomma, anche di questa Champions League, l'ultima, bisognava vincere a tutti i costi, a differenza di fare calcoli, anche perché c'erano tante partite in contemporanea e per un attimo l'Inter era in Europa League. Sì, lo so, come sono andate partite mi hanno detto che Milan vinceva e tutti, però per noi era importante di guardare noi stessi oggi, non guardare altri risultati, e sapevamo se non vincevamo che non andavamo in Champions, e alla fine è successo così. Grazie allora a Samir Handanovic, il miglior portiere della Serie A. Grazie a te Ilaria, ciao, buonasera. Si parla di verdetti, lo aspettava l'Inter, anche il suo verdetto, e il punto, Raja l'hai messo tu col tuo gol, una freddezza clamorosa. Sì, è stata una partita difficile, come ho detto anche prima, l'Empoli meritava per me di stare in Serie A per come gioca a calcio, perché è una squadra con tanti giovani interessanti che comunque ha fatto una gran partita, ci ha messo in difficoltà, abbiamo giocato un tempo a testa. Il calcio sono episodi che fanno differenza, nel senso noi primo tempo 3-4 occasioni per far gol, è stato bravo il portiere, e poi non facendo gol diventa una partita difficile, perché comunque il tempo inizia a stringere, però poi sbloccandola potevamo andare in doppio vantaggio, non sfruttando un rigore che capita, e poi la partita si è messa in difficoltà per noi. Alberto? Raja, ciao, buonasera. Cosa hai pensato quando hai visto quel pallone andare sul palo ed arrivare verso di te? Insomma, anche l'esultanza quasi trattenuta, insomma,
un sospiro di sollievo vedere quel pallone entrare? No, non ho pensato solo a tirare, nel senso come veniva. Nel senso stavamo in difficoltà e niente, c'era una sofferenza. Ripeto, l'Empoli ha fatto una grandissima partita, mi dispiace perché comunque è una squadra che ci ha messo tanto in difficoltà e penso che come ha giocato l'Empoli contro di noi oggi tante squadre non hanno giocato così contro di noi e magari hanno fatto risultato, quindi il calcio sono gli episodi che fanno differenza e ripeto, io sono contento per il gol, però penso che la cosa più importante è che dopo una stagione un po' sofferto per l'uscita di Champions, che meritavamo magari qualcosina in più, e vedendo tutto l'anno comunque dentro i primi 4 era giusto che c'entravamo noi. Ecco, quanto è stato importante riuscire a qualificarsi alla Champions League, quanta carica ti dà per quella che sarà poi la prossima stagione rigiocare la Champions? La Champions è una cosa che ogni giocatore sogna da bambino e io l'ho fatto per un paio d'anni adesso e sono contento che l'Inter ci sta di nuovo e questa è una squadra che ci dovrebbe stare tutti gli anni. Adesso il campionato diventa più equilibrata perché tante squadre stanno vicini per entrarci e quindi c'è da migliorare ancora. Un'ultima curiosità per Raja, un po' di tempo fa ci avevi detto di non essere scaramantico, però il tentativo della cresta andava fatto, non è che magari a questo punto lo sei diventato davvero scaramantico? No, questo era soltanto un ritorno al passato, diciamo, dai. Quindi la rivediamo la cresta o che cosa fai? Vediamo, come mi gira. Grazie. Vedremo insomma quello che succederà. Raja, ti faccio l'ultima. Dopo una stagione nerazzurro, il tuo bilancio di squadra e di Nainggolan? Bilancio mio mezzo e mezzo, dai. Nel senso sono stato sfortunato quest'anno, ho iniziato male, poi sono soddisfatto soltanto perché ho sempre dato il massimo e magari non potendo dare al massimo. Quindi spero di ricominciare l'anno prossimo senza infortuni e di ricominciare forte e continuare a stare sempre al 100%. Bilancio Inter? Bilancio Inter, vedendo la Champions, Tottenham che sta in finale, che è passato con pari punti nostri, cioè con pari punti con noi, penso che c'era un cammino importante da poter fare e il calcio è questo, cioè nel senso adesso è facile dire Tottenham sta in finale, potevamo stare noi in finale, no, il Tottenham è passato a girone per pari punti e poi ti cambia un po' la stagione, ecco. Noi dovevamo soltanto vincere il PSV in casa e penso che questo è stato il nostro rammarico più grande quest'anno. Grazie Raja. Ciao a tutti. E allora siamo con Keita Balde che in un destino, no? Hai segnato contro l'Empoli all'andata, hai segnato contro l'Empoli al ritorno e aperto poi per la qualificazione in Champions dell'Inter. Sì, era molto importante entrare e dare una scossa alla partita. I miei compagni si aspettavano quello che ho fatto oggi, mi hanno dato la fiducia a tutti quanti e dovevo rispondere a me stesso e a loro e penso che l'ho fatto, ho aiutato la squadra e l'importante è la vittoria di oggi, al di là dei gol. Ecco, tu hai seguito anche l'Inter, insomma, in tutti questi anni di storia sai che l'Inter è pazza, ma una partita così te lo aspettavi? Sì, mamma mia, già l'anno scorso, l'ultima contro la Lazio, l'ho vista in TV e niente, i tifosi dell'Inter diciamo che sono un po' abituati a fermare il cuore che se li ferma un po' e niente, ma ci godiamo questa vittoria e basta. Quanto vedi cambiata in meglio l'Inter dall'inizio della stagione? Abbiamo fatto un po' di alti e bassi, ma penso alla fine poi abbiamo portato un po' dei risultati importanti a casa e niente, dobbiamo lavorare sempre ogni giorno meglio per dare sempre il meglio. E poi è stata una partita nella partita questa, perché siamo passati per tantissime occasioni, no? Sì, l'Inter che era qualificata, poi l'Inter invece che insomma era un passo dall'Europa League perché vinceva il Milan, poi per fortuna è andato tutto bene. Il tuo spettro delle emozioni invece in questa stagione nerazzurra? Sì, molto, molto felice di indossare questa maglia e niente. È stato un anno anche a me un po' di alti e bassi, ma niente, sono contento di giocare per questa squadra, questo club e speriamo che tutto vada bene, dai. Grazie. Prego.